Bentrovati amici biker! Per celebrare il 20° anno dalla nascita della prima multistrada, Ducati propone per il 2024 una versione ancora più performante della Pikes Peak, la nuova RS spinta dal motore Desmo 16 stradale di derivazione Street Fighter V4S. Due sono però gli accorgimenti fatti sul motore. Il primo riguarda la potenza massima, che viene limitata a 180 cavalli e ha un regime di rotazione di 12.250 giri. Il secondo riguarda il tipo di erogazione, che per questo modello è stato addolcito quanto basta. Per attenuare il calore sprigionato dal V4 hanno reso possibile la disattivazione automatica della bancata posteriore, quando si è fermi e con la folle inserita. Per quanto questa nuova versione RS abbia un motore più potente della Pikes Peak, non tutto viene guadagnato in fatto di prestazioni. Seppur c'è un aumento di 10 cavalli a un regime di rotazione più alto, la coppia però scende da 125 a 118 Nm. Anche quest'ultima è disponibile a un regime di rotazione maggiore di circa 750 giri. In conclusione direi che la propensione di utilizzo di questa RS si sposta maggiormente verso la pista, penalizzando, anche se di poco, l'efficacia in un utilizzo stradale. Pensando alla frizione a secco di cui è dotato questo motore, mi domando se i vantaggi forniti da quest'ultima possono motivare una maggior spesa di manutenzione. La sua sostituzione potrebbe essere necessaria al raggiungimento dei soli 30.000 km di percorrenza. Anche l'intervento della regolazione valvole sulla RS deve essere anticipata a 30.000 km piuttosto che ai 60.000 previsti per il modello Pikes Peak. Fate le vostre considerazioni. Il telaio è sostanzialmente identico a quello della Pikes Peak. Le quote riportate sono le stesse per quanto riguarda l'inclinazione del canotto di sterzo e l'avamcorsa. L'interasse della RS è invece più corto di 3 mm. Credo che questa piccola differenza sia dovuta a un diverso diametro dei componenti della trasmissione finale. Anche il reparto sospensioni è identico. All'anteriore c'è una forcella Öhlins a steli rovesciati da 48 mm con trattamento Altin per migliorare lo scorrimento. Al posteriore troviamo il conosciutissimo mono TTX36. Non avendo trovato un bel feeling con queste sospensioni elettroniche durante il mio test con la Pikes Peak, spero che su questo modello sia stato apportato un diverso setup. Nessuna differenza anche per l'escursione utile di entrambe le ruote, che rimane di 170 mm. Se consideriamo che anche i cerchi marchesini in lega leggera e lo scarico a Krapovic in titanio rimangono sostanzialmente gli stessi, in cos'altro si differenzia questa RS dalla Pikes Peak, al di là del motore ovviamente? La prima differenza la possiamo notare dall'etichetta riportata sul nuovo telaietto, che identifica il titanium come materiale per il suo realizzo. Il codone ha un nuovo profilo e le maniglie passeggero ora si integrano perfettamente, dandole un look più sportivo. Come giusto che sia su di una crossover, rimane la possibilità di montare le valigie laterali. Oltre all'utilizzo di leghe leggere, è stata ridimensionata la batteria. Queste soluzioni dovrebbero ridurre il peso della nuova RS di 3 kg rispetto alla Pikes Peak. Altre novità sono i paramani in carbonio e le manopole dalla nuova ergonomia. I riser del manubrio sono privi di boccole antivibrazioni e quindi direttamente fissati alla piastra di sterzo superiore. Quest'ultima soluzione migliorerà il feeling di guida o sarà solo peggiorativo dal punto di vista delle vibrazioni percepite? Passando all'impianto frenante possiamo riconoscere le pinze stilema della Brembo, che su questo modello vengono enfatizzate da un colore più racing. Anche la grafica del TFT da 6,5 pollici è stata personalizzata appositamente per questa versione. L'esclusività di questo modello viene inoltre identificata dalla targhetta posizionata sulla piastra di sterzo, con impresso il numero progressivo di serie. I sistemi elettronici sono talmente tanti da elencare a voce che risulterebbe difficile ricordarli tutti. Di seguito troverete in sovrappressione una scheda tecnica dettagliata e l'elenco delle dotazioni di serie. A voi chiedo gentilmente un like e di scrivere nei commenti cosa ne pensate di questa novità di casa Ducati. Per stimolare una vostra prima riflessione vi pongo questo quesito: è così tanta la differenza tra i due modelli da motivarne un costo così lievitato? A tutti voi auguro buone feste, ciao!